E fai ti addormenti. Non ci credo. Obiettivamente sembra di essere, quindi non è molto battuta e si affonda un po'. Che spesso e volentieri. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 18 maggio 2025. Siamo dalle parti di Brescia, vicino all'uscita di Brescia Est, all'area di sosta San Giacomo. Sono circa le 9. In realtà saremmo dovuti essere qui alle 9:30. Dico saremo perché c'è anche Cinzia che in questo momento ha fatto un salto in bagno. Con noi ci saranno anche Vincenzo ed Arianna, ma Vincenzo non sa della nostra presenza, quindi sarà una sorpresa per lui, che tra l'altro ha compiuto gli anni il 15, quindi pochi giorni fa, e quindi siamo in attesa che arrivino. In realtà all'inizio l'appuntamento era alle 10, poi le ho detto a Arianna guarda che forse potremmo essere lì per le 9:30. In realtà ci siamo svegliati prima, perché tra l'altro Cinzia ha una tosse costante da qualche giorno, e quindi dalle 10 alle 9:30 alle 9 come nostra abitudine. Qui in area di servizio c'è abbastanza movimento, adesso aspettiamo che arrivino Arianna e Vincenzo. Ci siamo, sono arrivati, li ho visti un po'. Guardate chi c'è. Non lo so. Stiamo aspettando voi, Vincenzo. È vero, noi. A voi stiamo aspettando. Non ci credo. Stiamo aspettando voi. Ha detto allora ci metteremo in contatto con Arianna. Siamo usciti dall'autostrada abbastanza velocemente, uscita peschiera, c'era un po' di traffico ma grazie al telepass abbiamo superato le difficoltà in maniera snella e veloce. Questi davanti a noi ovviamente sono Vincenzo ed Arianna, e nella parte alta del lago, visto che c'è un po' di traffico, facciamo un pezzettino di autostrada, anche perché poi il menù di oggi è un menù estremamente ricco. Chiuderemo la giornata con circa 600 km per noi che arriviamo da un po' più distanti. Posti belli, la giornata meteorologicamente è perfetta. C'è un po' di vento, a dirvi la verità, che dà un po' fastidio, ma non ci lamentiamo, che visto come questo maggio, giornate così sono letteralmente da apprezzare. Ed anche qua, a quanto pare, siamo sgattellata bene. Uscita pressoché perfetta, direi. Gli ultimi 4 km praticamente arrampicherete su delle strade immerse nelle vigne. Siamo in questa vallata, ragazzi, completamente colma di viti, vigneti a perdita d'occhio, veramente bello. Stiamo salendo piano piano, molto dolcemente su questi tornanti, e tra 4 km arriveremo in un punto dove speriamo, eccole qua le vigne che vi dicevo, ma ce ne sono a chilometri, ettari, a perdita d'occhio, veramente tanta tranquillità, tanta serenità, tanta bellezza. Ecco, sulla qualità dell'asfalto non accenno neanche, perché visto il posto dove siamo mi dovrei fermare io con uno scalpello a fargli le buche per terra. Ecco, di tanto in tanto troverete qualche ciclista che giustamente si gode come noi la strada e il posto, che è veramente estremamente rilassante, molto bucolica la questione. E guardate che traffico che c'è. Gli ultimi metri saranno dei passaggi un po' stretti ed irti. Il punto dove arriveremo è esattamente alla nostra sinistra. Adesso non vi spoilerò nulla, ma adesso ci passeremo sotto. Deve girare veloce qua, si ferma. Eccola lì la cascata. Ultimi centinaia di metri, ragazzi, c'è una pendenza del 27%, vi dico solo questo. Ma il posto dove stiamo per arrivare penso che ne valga la pena. Sì, ma lì passiamo. Eccola qua, siamo qui ragazzi, tutto questo per arrivare fin qua. Comunque noi siamo passati qua, ma qua si scivola di brutto.
E comunque della deviazione di questa cascata, la cascata di Pissavaca, bisogna ringraziare semplicemente Arianna e Vincenzo, perché senza Arianna e Vincenzo noi qui non saremmo mai arrivati. È un onore portare Macio Max e Cinzia una volta in giro, stavolta tocca a noi. No, la compagnia è molto piacevole. Onorati. No, il piacere è nostro, sinceramente, ci fa molto piacere. Anche a noi. Sì, comunque è una chicca, è Sì, una bella sì. scoperta. È particolare perché appunto ci passi da dietro e quindi se ci fosse stato un po' più di acqua sarebbe stato meglio, però bella. Bisogna fare un po' attenzione qui dove è bagnato, perché si crea del muschio, dell'umido, del viscido, che andare a terra è un attimo, anche passando a piedi, se si sbaglia a mettere i piedi si va per terra, però è molto molto scenografica, ecco, consigliato. Torniamo in sella e proseguiamo ancora per qualche chilometro su queste meravigliose stradine piccole immerse nei vigneti, dove il tempo pare essersi fermato. Piano piano discendiamo verso la valle e proseguiamo verso un altro posto letteralmente incantato. Sotto un vento non propriamente piacevole ci apprestiamo a scalare il passo Fittanze e poi ci tuffiamo sulle strade della Lessinia. Io e Cinzia il passo delle Fittanze non l'abbiamo mai fatto, ma a vedere il navigatore la questione è abbastanza tortuosa. I cartelli ci avvisano che c'è una pendenza del 20%. La strada non sarà semplice, non sarà una passeggiata, non sarà proprio di livello basico. La questione è very strong, guys. Una scala, letteralmente una scala di tornanti qua. Praticamente la stiamo facendo quasi a passo d'uomo, quindi le difficoltà sui tornanti sono veramente notevoli. Tengo lontano le macchine perché se una volta che inizio il tornante io lo vorrei finire, non vorrei fermarmi a metà, se no la caduta è pressoché inevitabile. Una volta che si esce dal bosco praticamente la strada diventa più larga, le curve sono più dolci e si aprono delle viste letteralmente incredibili. Questo qui è il passo delle Fittanze, quello è il simbolo. Adesso faremo lì una sosta. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Dal Trentino rientriamo in Veneto. A quanto pare non siamo gli unici qua sul passo delle Fittanze. Il passo delle Fittanze, 1399 metri sul livello del mare, è un valico alpino dei Monti Lessini, situato nel comune di Erbezzo. E fai da dormenti. Mette in comunicazione la Valla Garina, in Trentino, con la zona di Erbezzo e da qui a Verona. Caratterizzato da ampie distese prative utilizzate come pascoli nel periodo estivo, nel periodo invernale è invece una località sciistica. Il passo delle Fittanze ricade nel territorio delle Malghe della Lessinia. Il territorio viene utilizzato per l'attività zootecnica d'alpeggio da fine maggio a fine settembre. Il passo ricade all'interno della Malga Fittanze, presente anche un monumento in ricordo dei caduti, opera dello scultore Giuseppe Cinetto. La terza domenica di luglio il monumento ospita un importante pellegrinaggio degli alpini veronesi e trentini, con cerimonia in ricordo dei caduti di tutte le guerre. Noi siamo venuti esattamente da questo bosco qui, siamo saliti sul fianco di quella montagna lì e poi siamo arrivati fin qua. Siamo a circa 1400 metri, sono 13 gradi, posto veramente bello, molto rilassante, mucche libere al pascolo, tanta bella roba. Passo Fittanzi vi tenete sulla sinistra, imboccate questa stradina piccolina dove passa mediamente una macchina e poco più e qui dovremo tuffarci in un ambiente veramente molto rilassante. Avevamo in cascina da tanti mesi questo passo qui ed è capitata l'occasione giusta sia come comitiva, ma il meteo ci sta regalando una giornata veramente incredibile. Il vento qui per assurdo sembra più basso di sotto sembrerebbe che tira più vento. Sono queste formazioni rocciose molto scenografiche, direi, con il laghetto in basso, mucche al pascolo. Ragazzi, qua non sembra di essere in Italia, obiettivamente sembra di essere da un'altra parte, in paradiso. Veramente senza parole, non me l'aspettavo così questo passo qua. Strada chiusa per lavori. Noi questa in realtà dovremmo prendere. Delusione totale, strada chiusa per lavori. Peccato che è appena passata la protezione civile, potremmo chiedere. Proviamo, al massimo ci giriamo. Magari è solo una cosa qua, non penso che... Non lo so, Vince. A few moments later. Nonostante il cartello di strada chiusa, dei signori ci hanno detto no, è aperta la strada. Vediamo, proviamo. Vediamo com'è. Per ora è tutto molto tranquillo, è tutto molto bello. Vediamo più avanti come sarà.
I sassi sono un po' smossi qua, vi dico la verità. Non è proprio semplice però, alcuni punti la ghiaia è un po' altina. Mal Galessini, eccolo qua, ora ci fermiamo qua un attimino, magari è qui dove c'è Vincenzo. È qui che dicevi tu? No, più avanti. Ah, per visto Tavolini pensavo qua. No, pure qua. Però della marca. Ah, ok, no. Allora andiamo avanti, pensavo fosse qui. 3 chilometri mi dà per arrivare. Andiamo avanti. E ci sono punti dove è un po' più complessa la questione, perché hanno rimesso la ghiaia per chiudere le buche e ne hanno messa tanta. Si vede che l'hanno messa poco fa, quindi non è molto battuta e si affonda un po'. E ci sono punti dove oggettivamente è molto più semplice la questione, ma gli occhi vi si riempiranno di bellezza. Ragazzi, questo è il contesto dove pranzeremo. Qui ci sono le varie malghe e noi ci siamo attrezzati qui. Abbiamo portato anche un telo dove poterci sedere, un telo in plastica abbiamo portato, perché spesso e volentieri quando ci fermiamo a terra è bagnato, allora mettendo il telo in plastica non ci bagniamo il resto. Ecco qui. Pranzo al sacco, come sempre, Vince. Ristoranti alternativi questi. Ristoranti alternativi. Adventure. Sì, con vista, come dice Arianna, sì. Sono 5 stelle però questi ristoranti. 5 star, sì, decisamente. Cinzia, quindi adesso dopo il pranzo Caffè, caffesito. tutti quanti autinizzati. E dolcetto oggi. Non ci facciamo mancare nulla. Anche in alta quota siamo a posto, non ci manca niente. Come vi dicevo, il 15 è stato il compleanno di Vincenzo. Allora abbiamo detto con Cinzia, fermiamoci a prendere qualcosa per Vincenzo. E Cinzia ha detto no, che prendiamo qualcosa, ci penso io. Allora ieri si è messa e ha fatto dei dolcetti, adesso ve li mostriamo. Fagli vedere, dai, tira fuori l'artiglieria pesante qua. Muffin. Muffin al cioccolato. Ma che sciccheria. Grande. Qua ci stanno i tovaglioli. Sono proprio belli. sì, Ne ho fatti in più, ma di sì, cosa? ne ha fatti un po'. Colazione stamattina, noi un po'. Perché voi dovete sapere che quando siamo a casa ognuno ha il suo regno. Cinzia c'ha la cucina e io c'ho il box, e quando litighiamo mi dice dai vatti a fare un giro in box, dai. Stai tranquilla. Facciamolo un po' lungo. Ok. Ci va anche più facilmente perché era più acqua. Questo è più cremoso, ci mette... Anche Vincenzo e Arianna si sono autinizzati, diciamo così. Ormai sempre con noi. Loro di capsule vanno. Ecco, quando fece il compleanno io, portai dei muffin dell'ufficio. Quelli dell'ufficio mi dissero ma dove li hai comprati? Ho detto no guarda, fatti Cinzia, ma veramente con la carta così, ma noi roba solo... Belli anche È una carta fantastica, bellissima. alta pasticceria. Il caffè e i muffin, come digestivo ci facciamo altri chilometri su questa meravigliosa strada con una vista neanche a dirvelo pazzesca. L'unica cosa, c'è questo vento che, vi devo dire la verità, sono 11-12 gradi che se tira il vento non è proprio piacevolissimo. Quando si è in sella per assurdo si sta meglio di quando si sta fermi. Senza strada sto posto. Passo del Branchetto, 1590 metri. Veramente tanta varietà oggi. Molto bella la giornata di oggi. Grazie a Vincenzo ed Arianna, sia per la compagnia sia per averci spoilerato quella bellissima cascata. Un'amara delusione, Ari. Tantissimo. Però, Proprio delusa. però abbiamo il piano B, abbiamo sempre il piano B. Speriamo. Lungo il giro ci sarebbe stata una simpatica deviazione presso delle grotte che ahimè siamo arrivati all'ingresso ed era chiuso, apriranno a metà giugno, ma come dice Vincenzo c'è sempre il piano B. C'è una piccola camminata da fare di qualche minuto, un sentiero segnalato, indicato, sentiero E5.
Il ponte di Veia è un arco naturale con un'arcata di circa 40 metri, uno spessore minimo di 9 metri e una larghezza di 20. Si trova a strapiombo sull'Alta Valpantena nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo, poco distante dal confine con il comune di Grezzana, Verona. È ad un'altitudine di 602 metri sul percorso del sentiero europeo numero 5. Il ponte è all'incrocio degli impulvi delle vallette di Crestena e Fenile. La continuazione dell'impluvio porta in Valpantena. Il ponte è frutto dell'evoluzione naturale di una grotta. L'ipotesi più plausibile la propone Giuseppe Corrà. In principio vi era un covolo, ovvero una caverna carsica. La struttura della caverna era rappresentata da una sorta di architrave costituita dall'attuale ponte, con al di sotto calcare erodibili. Il corso, prevalentemente torrentizio, delle acque passava sopra il ponte, formando una cascata. Molto lentamente si crearono degli inghiottitoi che portarono il corso delle acque all'interno della grotta e che scavarono la parte più debole risparmiando l'arco del ponte, costituito da lastriformi calcari del rosso ammonitico. Attualmente il torrente scorre al di sotto, tra grandi massi di crollo, alimentato anche dalla sorgente della grotta dell'acqua. Adesso abbiamo circa 200 km prima di arrivare a casa. Ovviamente gran parte saranno di autostrada, ma prima di arrivare in autostrada ci regaliamo ancora qualche strada particolare, qualche strada storta. Temperatura ideale c'è a quest'ora, ci sono esattamente 19 gradi, top. Che strada è questa qua? Meravigliosa questa qua. Ragazzi, siamo immersi nelle vigne praticamente. Sarà complice i colori, complice il sole, complice sto venticello, ma è tutto meravigliosamente perfetto qua. 1,2 km abbiamo l'ultima area di servizio dove salutiamo Arianna e Vincenzo, dopodiché loro usciranno qui a Brescia Ovest e noi proseguiremo verso casa. Praticamente questa mattina tutto è iniziato da questa area di servizio di fronte e adesso ci fermiamo a San Giacomo Ovest. Vince, questa mattina tutto è iniziato da quell'altro lato dell'autostrada. Io ho detto, eravamo dall'altra parte. Che bello. Bella sorpresa, grazie Max. Grazie a voi della giornata. Grazie Ari. Le belle finiscono troppo presto, però è stato bellissimo. Spero che ci rivediamo presto. Replicheremo. Spero di sì. Che vuoi sapere da me? Iscrivetevi! 20:09 per l'esattezza e siamo a 11 km da casa. Rincasiamo con circa 600 km sulle spalle. Il GS ha superato i 235.000 km. Ringraziamo sia io che Cinzia, Arianna e Vincenzo per la compagnia, la solarità, la simpatia, per averci dato sicuramente degli spunti come la cascata piuttosto che l'arco di pietra, sicuramente posti che noi non conoscevamo, dove non saremmo mai arrivati. Ragazzi, che dire, non vediamo l'ora di toglierci questi abiti, farci una doccia e poi cenare. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se avete ancora fatto, vedete sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.